Ma che succede a Crusaders Kings 3? Come mai ci sono di nuovo così tante recensioni negative? Sarà mica stato un disastro evitabile? Ehi là gamers, ben ritrovati in questo nuovo episodio della mia rubrica Parliamo di. Oggi ci facciamo un bel viaggetto nel mondo del Grand Strategy Game medievale con il DLC di CK3 Coronation. Inoltre sarebbe anche il caso di fare due chiacchiere sul futuro di tutta Paradox Interactive. Non perdiamo altro tempo e andiamo dritto al sodo. Già da diversi anni, Paradox ha iniziato con un modello abbastanza pericoloso di marketing dei propri contenuti scaricabili per mantenere la longevità dei suoi titoli strategici. Perché lo definisco pericoloso? Come abbiamo già potuto vedere in diverse occasioni, il loro modello di business per i chapters o season pass è abbastanza chiaro. 45, 50, 60 euro per un anno intero di contenuti aggiuntivi che vanno ad ampliare le meccaniche di ogni strategico. Per quanto concerne Crusader Kings 3, abbiamo già visto nel 2025 una serie di espansioni, partendo dalle corone, arrivando fino alla più recente Incoronazione, passando per l'enorme aggiornamento dei popoli nomadici delle steppe, ricco di meccaniche apposite e di personaggi storici come Gengis Khan ovviamente. Tornando invece a Coronations, a quanto pare ci sono state delle complicazioni con il lancio di questo piccolo pacchetto di contenuti aggiuntivi, che doveva aggiungere ben due eventi e meccaniche, appunto la meccanica dell'incoronazione dei sovrani e i giuramenti nei confronti di essi, oltre che il giuramento verso un simbolo, una nazione da parte del sovrano stesso, verso la corona o verso il proprio dio, la propria religione. Il disastro in pratica è avvenuto il giorno stesso del lancio, perché era impossibile tenere il contenuto aggiuntivo attivato senza incorrere in delle penalità addirittura, perché gli eventi non erano completabili e si presentavano dei bug che potevano rompere il salvataggio. Potete dunque immaginare come ha reagito la community. Questa ondata di negatività ha colpito direttamente il quartier generale di Paradox Black che si occupa di Crusader Kings 3, tant'è che il Quality Assurance Manager ha scritto una bellissima lettera di scuse sulla pagina di Steam. Tale lettera è stata ben accolta anche perché è arrivata istantaneamente assieme a un paio di bug fix per risolvere i problemi. A quanto dice questa lettera, la maggior parte degli sforzi dello studio sono diretti verso l'ultima grande espansione del capitolo 4. La giustificazione è valida? Questo me lo dovreste dire anche voi. Secondo me parzialmente. È comprensibile che Paradox abbia dirottato tutte le risorse per concentrarsi sulla più grande espansione ad oggi. All Under Heaven sarà l'ultimo DLC del pacchetto, ma sarà veramente gigantesco, perché porterà un 30% in più di mappa giocabile, allargando il mondo a tutta l'Asia, introducendo anche l'impero cinese, con delle meccaniche completamente nuove e preparando la strada anche per il Giappone e altre belle chicche dal mondo asiatico. Insomma, Paradox vuole chiudere il 2025 in modo spettacolare. Ma sarà davvero tutto oro quello che luccica? Queste promesse verranno mantenute? Continuare a correre ai ripari con patch dell'ultima ora non credo sia un modello sostenibile. Anche su altri titoli Paradox abbiamo visto un comportamento del genere. Celebre il grave caso dell'espansione Biogenesis per Stellaris, la quale non è stata giocabile per diverse settimane finché Paradox non si è degnata di dirottare più dipendenti alla risoluzione definitiva dei problemi. Certo, va detto che le grandi espansioni che portano anche patch gratuite che vanno a rivoluzionare il gioco stesso sono per forza più complesse e causano problemi a cascata, mentre i pacchetti come Coronation no, aggiungono uno o due meccaniche. Se queste non funzionano è molto più facile e veloce metterci una toppa. Chiariamoci, il contenuto di questo pacchetto vale 5 euro. Ma appunto inizio a pormi dei quesiti sul modello business di questi pacchetti. Quello che a me pare è che Paradox stia insistendo nel voler limare i contenuti aggiuntivi dalle grandi espansioni, rimuovendoli per qualche tempo, soltanto per poi reintrodurli dopo spacciandoli per contenuti di un season pass in questi piccoli pacchetti da 5 euro. Ritengo che sia un po' predatorio da parte loro, ma ho anche perso le speranze nel vedere un cambiamento
cambiamento effettivo nelle loro politiche. Potrebbero ancora fare dei passi indietro se solo lo volessero, e sono sicuro che ne trarremmo tutti quanti beneficio, sia loro in quanto sviluppatori, sia noi in quanto giocatori. Io capisco che debbano mantenere tantissimi progetti insieme nel corso degli anni, e per tale ragione io mi domando perché non localizzino in tutte le lingue esistenti, amplierebbero tantissimo il mercato e permetterebbero ai loro contenuti aggiuntivi di costare meno, perché se il gioco diventa più accessibile, mi pare scontato che aumentino anche le vendite e dunque il numero totale di giocatori, che potrebbero un giorno comprare nuovi contenuti aggiuntivi. Non mi stancherò mai di citare la nostra fortuna come community italiana, perché esistono eroi silenti che stanno lavorando continuamente affinché questi contenuti possano essere accessibili qui in Italia. Nel caso di Crusader Kings 3 parlo del gruppo di traduzione amatoriali TVR. Potete trovare sul workshop la mod che è aggiornata ma non completa per tutti i DLC, e in descrizione trovate il link al loro Discord. Potete donare qualcosa, contribuire, segnalare problemi con la traduzione e via dicendo. Rimane per me, amante di strategici, una grande illusione vedere come Paradox, alla vigilia dell'uscita di Europa Universalis 5, non voglia imparare alcuna lezione. Anzi, insista, perseveri, fintanto che la community, appunto, non getta valangate di letame sui prodotti che ovviamente insultano il consumatore e il giocatore. Come sempre sono curioso di sapere cosa ne pensate, vi ringrazio per aver cliccato sul teschio del tiranno anche questa volta. Vi chiederei di spingere un pochino questo video e gli ultimi sul canale, perché a quanto pare YouTube è un po' in sciopero con le impressioni ed è un fenomeno che sta colpendo tutti i canali europei. Mi chiedo se non c'entri qualcosa il fatto che Google e l'Unione Europea stiano battibeccando in questi giorni e che l'algoritmo sia stato cambiato proprio a ridosso di settembre. Che mondo matto, vero, quello che viviamo tutti i giorni? Staremo a vedere, vi auguro ogni bene, di sopravvivere, si spera tutti quanti. Anche oggi Tiranno Matto out, perché questo è quanto. Alla prossima, avventurieri ed avventuriere.